Questa scatola nera sorge a Castel di Lama, siamo in provincia di Ascoli Piceno e è una cittadina a vocazione microindustriale, una di quelle situazioni in cui per fare architettura devi sostanzialmente crearti il microcontesto di volta in volta. Questa casa ospita la mia famiglia, dunque me, mia moglie che anche lei è architetto e i nostri 2 figli. L'abitazione si inserisce in sostituzione di un vecchio fabbricato anni 50 all'interno di un aggregato disomogeneo. Condivide 2 lati su 4 con delle altre proprietà e sul lato orientale condivide il giardino in una sorta di co-gardening familiare con un villino in stile neoliberty dei primi del Novecento. Viste le prescrizioni dei vincoli urbanistici, dato che la casa appunto è una sostituzione di un volume preesistente e sorge in adiacenza a delle altre proprietà, il progetto ha voluto rinunciare a qualunque velleità formale, quindi alla forma, al colore, al materiale, tutto quanto viene ridotto sostanzialmente allo spazio e alla struttura. L'ingresso all'abitazione avviene attraverso un vialetto che si fa spazio tra un bosco di bambù preesistente e che diventa l'occasione per trasformare la casa in una continuazione appunto di questo percorso all'interno del viale di bambù, del viale alberato. È una sorta di caverna tirata fuori in cui appunto la struttura e i muri in cemento armato si fanno prosecuzione di questa passeggiata e diventano architettura. Accedendo troviamo questo open space con una doppia altezza in cui questo spazio ampio si contrappone poi agli spazi compressi che troviamo nel resto della casa. Nel piano terra c'è il soggiorno che si sviluppa su 2 livelli leggermente sfalsati e il cuore del living è rappresentato dalla cucina. Volevamo che la cucina diventasse il fulcro proprio di un momento di convivialità e chi prepara da mangiare in realtà poi è sempre in relazione con chi sta sul tavolo, con chi sta sul divano o con gli altri che vivono la casa. Nella scelta e nell'impiego dei materiali abbiamo voluto enfatizzare il loro carattere di artigianalità, quindi per i solai abbiamo scelto di utilizzare un calcestruzzo armato lasciato faccia vista, la stessa cosa per le pareti. Abbiamo voluto che nelle pareti rimanessero i fori dei tiranti utilizzati in fase di casseratura e getto del cemento armato. La pavimentazione a contrasto proprio sul piano tattile con il freddo del calcestruzzo è stata in realtà realizzata con un rovere termotrattato con dei nodi a vista. Gli infissi sono stati realizzati in rovere lamellare ed hanno un fortissimo carattere di artigianalità. Soprattutto la facciata dell'ingresso principale è stata interamente realizzata a mano sul posto da un artigiano del luogo e all'interno di questa scacchiera realizzata in rovere lamellare sono stati poi posizionati i serramenti apribili, la finestra e la porta d'ingresso. Salendo al piano primo troviamo la zona notte, che è caratterizzata dalla presenza sostanzialmente di 2 camere, quella dei genitori e quella dei ragazzi. La camera padronale è caratterizzata dalla presenza di un letto centrostanza. Dietro al letto scorre una tenda che nasconde una finestra che inquadra letteralmente la montagna di Ascoli Piceno, Monte Piselli. La camera dei bambini è caratterizzata dalla presenza di 2 letti a baldacchino, una rivisitazione del classico baldacchino, che permettono appunto ai bambini di appropriarsi dello spazio. Il letto diventa quindi un elemento di gioco e poi c'è questa vetrata che affaccia sul soggiorno, incorniciata da una parete attrezzata e realizzata artigianalmente dal falegname con cui abbiamo collaborato. Gli esterni dell'abitazione sono caratterizzati da un'assoluta riduzione, appunto viene cancellata in un certo senso la ricerca formale, viene impiegato un solo materiale, almeno per il corpo principale, che è un tonachino nero termoriflettente, mentre questa logica di riduzione trova una negazione in una onesta rinuncia a una virtù forse troppo sopravvalutata che è quella della coerenza sul lato sud.
Sul lato sud lo scenario cambia completamente, non c'è più il rapporto con il villino Liberty, non c'è più il rapporto con la natura, non c'è più il bosco, quindi cambia completamente il paradigma e quindi c'è l'assoluta libertà, c'è il gioco, c'è la citazione pop, ci sono le piastrelle colorate, ci sono le finestre tonde, rimando all'architettura navale, ma se vogliamo anche all'infanzia. A noi piace dire che questa scatola nera oggi è un'abitazione, nel senso che non è pensata propriamente come una casa, bensì come una struttura che può essere riadattabile nel tempo e può evolversi con il cambiare delle situazioni, e che nell'arco magari di mezza giornata, cambiando qualche piccola predisposizione impiantistica o spostando gli arredi, potesse diventare un'officina, un laboratorio, uno studio di architettura. E quindi questa ossessione per una casa adattabile deriva un po' dai mitici progetti degli architetti anni 70 che appunto ricercavano la famosa casa evolutiva che potesse adattarsi col cambiare dei tempi e delle situazioni.